Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 questa è la nostra storia. Giocatori, carriere, storie e vite diverse. 54 paesi hanno avuto almeno un giocatore che ha indossato i colori nerazzurri, i colori del cielo e della notte. Qualcuno ha legato indissolubilmente il suo nome all'Inter, scrivendo pagine indelebili della leggenda nerazzurra, una leggenda internazionale. In Sud America, a cavallo tra due oceani, si trova un paese unico e particolare, terra di mezzo attraversata dall'equatore, caratterizzata da spiagge interminabili, così come dalla foresta più inaccessibile. In Colombia i colori risplendono di una luce unica, così come gli animali e le persone che vi abitano vivono al ritmo di musica, come se fossero tutti parte di una grande danza di gioia. Un paese che balla con un pallone tra i piedi e vibra di passione per il football. La Colombia è il suo amore, la Colombia è la sua grinta, la stessa da sempre messa in campo da uno dei suoi figli prediletti, Iván Ramiro Córdoba. Da quando ho saputo che c'era l'interesse dell'Inter non ci ho visto più, quindi arrivo mancando 2 giorni alla mia firma. Mi dice Ivan, c'è una proposta dal Real Madrid. Io le ho detto no, presidente, guardi che io quando penso di fare una cosa e deciso su quella vado sulla mia strada e poi ho delle grandi motivazioni per arrivare all'Inter, quindi basta. E poi sono qua. Ho guardato il mondiale dal 90 e San Siro mi è rimasto come, non lo so, come un sogno. Cuori nerazzurri, un saluto da Roberto Scarpini, benvenuti al grande campionato, benvenuti a Inter Perugia. L'Inter che si è rinforzata tra Natale e Capodanno con l'arrivo di Clarence Seedorf e poi un attaccante, un giovane, Adrian Mutu, romeno, e poi è arrivato anche Iván Ramiro Córdoba, colombiano, anche lui giovanissimo, difensore centrale molto rapido. L'entrata solo a San Siro, quel Inter Perugia, 6 gennaio, un freddo, ma non sentivo niente, io non sentivo niente, anche se faceva freddissimo, volevo solo entrare in campo e fare molto bene. Io ho giocato in tutte le posizioni, ma soprattutto quando ero piccolo giocavo attaccante, un'ala destra lanciatissimo. Dopo non facevo più gol, ho cominciato a spostare indietro fino a fare il centrale, lì mi sono trovato benissimo e lì sono rimasto. Attenzione, Battistuta cerca di anticipare Córdoba, ma non scattiamo con Caffè Colombia. Lui era il prototipo del difensore moderno perché anche se non aveva grande fisicità era molto elastico, saltava bene di testa e aveva la velocità. Ha dalla sua delle capacità fisiche straordinarie, la velocità la conosciamo tutti, il senso della posizione, anticipo, stacco di testa che è imperioso. Iván Ramiro! One touch and goal! Signori, vi devo dire una cosa. Questo gol non è valido perché non si può partire dal terzo anello per colpire i palloni. Il potrero es donde te haces como jugador de fútbol prácticamente, donde te toca luchar por cada posibilidad, donde te toca aprender que la técnica va mejorada, no tanto por los trabajos técnicos que hagas en pareja, en entrenamiento, no, se mejora a través de eso, de jugar en campos horribles, donde el balón te rebota tanto, entonces hay que dominarlo. Todas estas cosas hacen de los potreros y las canchas difíciles que un jugador pues logre tener ciertas condiciones para el fútbol. E allora ci siamo, l'Inter vince la Coppa Italia, la Team Cup 2004-2005.
È speciale, un momento molto molto speciale per me perché è stato un onore alzare la coppa sapendo che dovevo fare quello che avrei dovuto fare Javier Zanetti come il nostro capitano. Ivan ha delle qualità umane straordinarie, sono quelle persone che ci sono sempre. E calcisticamente parlando credo che sia stato uno dei difensori più veloci al mondo. La Colombia è un paese grandioso, bellissimo, sono tutte quelle persone, tutti quelli italiani che sono andati e che vogliono tornare, che sempre tornano, no? E credo che quello sia l'esempio, il migliore esempio da dare alle persone. È una Colombia piena di tantissime cose belle e piano piano ci stiamo riuscendo a far vedere la vera Colombia. Iván Ramiro, per tutti i colombiani, prima di tutto è stato un grande calciatore, un grande giocatore, un giocatore che ha fatto crescere la Colombia a livello internazionale. López cobra, Tremalito arriba, gol. Muy lindo, cada vez que lo recuerdo es especial porque regalarle tantas alegrías a nuestra Colombia en un momento tan difícil, me venían ganas de abrazar a todo el mundo. Más fuerte que tenemos ahora en nuestro fútbol y de pronto no solamente como futbolista sino como persona. Non ci sono di parole, lottare tanti anni, non mollare mai e sapere che dopo magari il premio arrivava e oggi finalmente siamo arrivati a conquistare il massimo, quello che volevamo tutti. Io credo che Córdoba all'Inter ha dato tantissimo, soprattutto per la sua personalità. È stato un referente molto importante in questa società. Non sarei mai andato via dall'Inter senza vincere, perché non volevo passare come un giocatore dall'Inter dove è stato e basta. Volevo fare un po' la storia di questa squadra. Caffè Colombia, un sorsito e via, come ricordano tutti i tifosi interisti. Un concentrato di energia e velocità che sono valse 455 presenze con la maglia nerazzurra, 10° di sempre. Un'eredità e un esempio condivisi per breve tempo con Nelson Rivas, difensore roccioso soprannominato Tyson. Creo que, no sé, desde que llegué a la Argentina me empezaron a llamar así, igual nunca me molestó. Por ahí llegué a River y creo que era uno de los más rápidos, más fuertes y creo que tal vez fue por eso. Un testimone poi raccolto da un giocatore potente e insidioso come un predatore della giungla, il giaguaro Freddy Guarín. Quando sono arrivato alla squadra dei miei sogni perché c'era Ivan e Ivan per noi colombiani è un idolo. Voglio mostrare tanto, ma devo farlo con tranquillità, con calma. Il più importante è mostrare qualità, dimostrare tutto e mostrare qualità nel poco tempo che ho. Dopo la testa è tranquilla. È un buon giocatore, struttura importante, di qualità e di forza fisica.
Lautaro, salta un uomo, arriva al limite, gioco di gambe, con il destro, tiro, gol! E gol! E gol! Il Guaro! Il Guaro! Primo gol ufficiale! Bellissimo! Bellissimo il gol di Guarin! Nel calcio il gol è un'emozione grandissima e sono un giocatore che le piace andare a fare il gol, ma sempre lo aspetto con calma. Sempre penso il primo obiettivo di un mezzocampo che è difendere e mantenere l'equilibrio al mezzocampo e dopo arriveranno il gol con pazienza e ovviamente pensando in primero la squadra. Sto bene, sto tranquillo, sto felice, il campo lo fa vedere perché, come sempre l'ho detto, il campo è l'unica herramienta che ho per dimostrare. Credo che Guarin sia un grande centrocampista e il centrocampista deve essere un giocatore in grado di fare la fase difensiva e la fase offensiva. In più Guarin ha dalla sua il fatto di avere nel suo bagaglio tecnico il gol, quindi per noi sarà sicuramente un giocatore molto importante. Adesso proviamo a trovare il varco con il Guaro, cerca di andare, va da solo, Guarin, il tiro, e gol, 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 il Guaro! Ricevo palla da Santon che viene da destra e mi dà la palla in mezzo e Mauro che fa la diagonale porta il difensore con lui e io faccio una finta, metto la palla a sinistra e calcio il secondo palo. Detto così è semplice fare il gol che ti fa vincere un derby, guarda. Sì, no, però è stata una bella emozione, veramente. Tiro potente, falcata inesorabile e coraggio da vendere. Guarin è un faro del centrocampo nerazzurro, un trascinatore che accompagna la squadra verso nuovi paesaggi, insieme a un altro colombiano, il difensore Jason Murillo. Yo creo que el Inter es ahora mismo el equipo presente en mi carrera, en mi historia. Anteriormente, cuando estaba pequeño, pues hice parte de una escuela que hace como un brazo a este club. Y bueno, agradecido con Dios por esta oportunidad y espero estar aquí y ser uno más para el club. Una dinastia nerazzurra che si allunga, cresce e vive nuove avventure, come la famiglia Buendia, protagonista del romanzo di un altro grande colombiano, Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Un romanzo che viene colorato dalle pennellate di Juan Guillermo Cuadrado nell'anno della seconda stella. Aquí para crear. Ho scelto l'Inter perché tutti sappiamo quello che è l'Inter, no? A livello mondiale, quindi se io sto bene, la mia famiglia sta bene, l'importante è che siamo tutti contenti e c'era la possibilità di rimanere qua a casa e abbiamo fatto questa scelta e sicuramente sarà la migliore. Mkhitaryan, ancora per Cuadrado, largo solo laterale, va Lautaro a reclamare un cross all'interno, il tiro è gol, è gol, è gol, è gol, è gol, il Toro, che palla che gli ha messo, un invito a nozze e per il Toro è doppietta. Un giocatore importantissimo che dopo le prime 5 partite ci è venuto a mancare, su cui conto per le prossime gare. Chiama la palla al Panita, ecco il servito Cuadrado, entra in area, il suo tiro cross, e gol, e gol, e gol, e gol, e gol, Thuram, grande assist di Cuadrado. Cerco sempre di fare tutto con un sorriso, certamente, ma in campo mi piace far vedere quell'allegria, no? E penso che quella è una delle mie più grandi caratteristiche. No!